Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di un altro libro del Vecchio Testamento, il libro della Genesi. Autore. L'autore del libro della Genesi non è ben identificato. Secondo la tradizione, l'autore è sempre stato considerato Mosè. Non ci sono motivazioni conclusive per sostenere che l'autore della Genesi non sia Mosè. Data della stesura. Il libro della Genesi non fa alcuna affermazione su quando è stato scritto. La data della paternità sembra essere tra il 1440 ed il 1400 a.C., nel periodo tra l'uscita degli Israeliti dall'Egitto e la morte di Mosè. Scopo della stesura. Il libro della Genesi è stato qualche volta chiamato nocciolo della trama dell'intera Bibbia. La maggior parte delle dottrine nella Bibbia sono introdotte in forma di noccioli nel libro della Genesi. Insieme alla caduta dell'uomo è documentata anche la promessa della salvezza di Dio e della redenzione. Genesi 3,15. Le dottrine della creazione, l'imputazione del peccato, la giustificazione, l'espiazione, la depravazione, l'ira, la grazia, la sovranità, la responsabilità e molte altre ancora sono indicate in questo libro delle origini, chiamato Genesi. Molti dei grandi quesiti della vita trovano la loro risposta nella Genesi. 1. Da dove vengo? Dio ci ha creati. Genesi 1:1. 2. Perché sono qui? Siamo qui per avere una relazione con Dio. Genesi 15:6. 3. Dove sto andando? Abbiamo un destino dopo la morte. Genesi 25:8. Il libro della Genesi attrae lo scienziato, lo storico, il teologo, la casalinga, il contadino, il viaggiatore, l'uomo e la donna di Dio. È un inizio dato alla storia di Dio e dal suo piano per l'umanità. Contenuto nella Bibbia. Versi chiavi. Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Genesi 3:15. E Dio porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenia di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. Genesi 12:2. Io farò di te un grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Breve riassunto. Il libro della Genesi può essere diviso in due sezioni: storia primitiva e storia patriarcale. La storia primitiva documenta 1. La creazione, Genesi capitoli 1, 2. La caduta dell'uomo, Genesi capitoli 3, 5. 3. Il diluvio, Genesi capitoli 6, 9. E 4. La dispersione, Genesi capitoli 10, 11. La storia patriarcale documenta le vite di 4 grandi uomini: 1. Abramo, Genesi 12, 25, 8. 2. Isacco, Genesi 21, 1, 35, 29. 3. Giacobbe, Genesi 25, 21, 50, 14. E 4. Giuseppe, Genesi 30, 22, 50, 26. Dio creò un universo che era buono e libero dal peccato. Dio creò l'umanità per avere un rapporto personale con Lui. Adamo ed Eva peccarono. Dunque portarono il male e la morte nel mondo. Il male si diffuse rapidamente nel mondo, finché c'era solo una famiglia nella quale Dio trovò qualcosa di buono. Dio mandò il diluvio per ripulire il mondo dalla malvagità, ma salvò Noè e la sua famiglia con gli animali nell'arca. Dopo il diluvio, l'umanità cominciò di nuovo a moltiplicarsi e a popolare il mondo. Dio scelse Abramo, attraverso il quale egli avrebbe creato il suo popolo e successivamente mandato il Messia promesso. La linea scelta passava attraverso il figlio di Abramo, Isacco, e poi al figlio di Isacco, Giacobbe.
Dio cambiò il nome di Giacobbe in Israele ed i suoi 12 figli divennero gli antenati delle 12 tribù di Israele. Nella sua sovranità Dio mandò il figlio di Giacobbe, Giuseppe, in Egitto a causa delle deprecabili azioni dei fratelli di Giuseppe. Tale gesto, concepito nel male dai fratelli, fu trasformato in bene da Dio e si trasformò in qualcosa di positivo per Giacobbe e la sua famiglia, che fu salvata da una carestia devastante, grazie a Giuseppe, il quale divenne potente in Egitto. Anticipazioni. Molte tematiche del Nuovo Testamento trovano le loro radici nella Genesi. Gesù Cristo è il seme della donna che distruggerà il potere di Satana. Genesi 3,15. Come con Giuseppe, il piano di Dio per l'umanità, attraverso il sacrificio di suo figlio, era inteso per il bene, anche se coloro che crocifissero Gesù avevano intenzioni malvagie. Noè e la sua famiglia sono le prime di molte altre immagini nella Bibbia. Al di là di innumerevoli circostanze strane e difficili, Dio ha sempre preservato un gruppo di gente fedele per se stesso, il resto di Israele che ritornò a Gerusalemme dopo la cattività di Babilonia. Un rimanente attraverso una persecuzione descritta in Isaia e Geremia, un altro gruppo di 7.000 sacerdoti che si nascondevano dall'ira di Jezebel. Inoltre Dio promise che un resto di giudei avrebbe un giorno abbracciato il vero Messia. Romani 11. La fede mostrata da Abramo sarebbe stata il dono di Dio e la base per la salvezza sia dei giudei che dei gentili. Efesini 2, 8, 9, Ebrei 11. Applicazione pratica. La tematica di primaria importanza della Genesi è l'esistenza eterna di Dio e la sua creazione del mondo. Non c'è alcuna forzatura da parte dell'autore nel tentare di difendere l'esistenza di Dio. Egli semplicemente afferma che Dio è, sempre era e sempre sarà, l'onnipotente su tutto. Allo stesso modo abbiamo la fiducia nella verità della Genesi, nonostante le affermazioni di coloro che vorrebbero negarle. Tutte le persone, al di là della cultura, nazionalità o lingua, devono rendere conto al Creatore. Ora, a causa del peccato che è entrato nel mondo alla caduta, siamo separati da Lui. Ma attraverso una piccola nazione, Israele, il piano di redenzione di Dio per il genere umano è stato rivelato e reso disponibile per tutti. Noi ci ralleghiamo in quel piano. Dio creò l'universo, la terra ed ogni creatura vivente. Noi possiamo aver fiducia che Egli si prenderà cura delle preoccupazioni che abbiamo nelle nostre vite. Dio può occuparsi di una situazione senza speranza, come ad esempio quella di Abramo e Sara, che non potevano avere figli e fare cose straordinarie se abbiamo fiducia ed obbediamo. Ma anche se cose terribili ed ingiuste accadranno nelle nostre vite, come con Giuseppe, Dio porterà sempre un bene maggiore se abbiamo fiducia in Lui e nel suo piano sovrano. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Romani 8:28. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento. Arrivederci a tutti da Bruno Pepi, al prossimo video.